Ciao ragazzi, come state? Stavo dando un'occhiata alla mia bici, stavo cercando di mettere tutto a posto perché come sapete sta per ricominciare la stagione di gare e quindi è ora di mettere tutto bene in ordine, preciso, a puntino per essere preparati. Dato che molti di voi seguono le dirette delle gare, oggi volevo un po' spiegarvi in questo video come ragionano i giudici, così che quando andrete a vedere le gare in diretta capirete un po' meglio perché qualcuno fa una run piuttosto che un'altra e come poi giudicano i giudici effettivamente le run. Allora andiamo su in office, prendiamo un paio di run di esempio e vi faccio capire come funziona. Allora, per chi non lo sapesse, io gareggio da ormai più di 10 anni, faccio competizioni di slopestyle a livello internazionale in tutto il mondo e tra l'altro 2 anni fa ho anche fatto il corso per diventare giudice. È stato molto utile perché mi ha fatto capire come ragionano loro. In questo corso hanno definito alcuni punti principali che sono i punti che i giudici utilizzano per giudicare le run di ogni atleta. Questo video ragazzi uscirà esattamente venerdì, il giorno prima della finale del Kranjos di Innsbruck. Io sarò lì però come riserva, almeno per adesso so che sarà una riserva, ora di venerdì non ho idea di cosa succederà. Questo perché ho perso dei punti nell'ultimo anno in cui abbiamo gareggiato e sono fuori di esattamente 2 posti dagli invitati che partecipano alla gara. Se vi interessa sapere come funziona il sistema di inviti dell'FMB World Tour, ho già fatto un altro video più di un anno fa, quindi andate a vederlo qua in alto a destra. Allora, qui abbiamo il manuale della vita. Vedete il judging book dell'FMBA. Andiamo a cercare i punti fondamentali della vita. Signore e signori, il primo punto fondamentale, vabbè, la base, l'esecuzione del trick, perché chiaramente stiamo facendo una gara di evoluzioni aeree in bici. L'esecuzione è la cosa principale, perché se lo fai bene o lo fai male chiaramente fa differenza. Come viene valutata questa cosa? Semplicemente fai il trick giusto, prendi i punti, non fai il trick giusto, non prendi i punti. Poi passiamo oltre, il secondo punto che secondo me di questi tempi è il più quotato, ovvero la varietà, perché il livello di rider è sempre più alto ma si sta unificando, quindi essere vari è difficile. La varietà cosa significa? Che è molto importante soprattutto non copiare le run degli altri rider, è importante non ripetere gli stessi trick in una run, quindi in una run bisogna cercare di fare più trick diversi possibili. Terzo punto che completa un po' il primo dell'esecuzione è la difficoltà, perché chiaramente se mi metto a fare dei trick basici su tutto il course è quasi certo che io arrivi in fondo senza problemi, però rispetto a fare delle combinazioni importanti molto più difficili non pagano, ecco. Questi primi 3 punti, quindi esecuzione, difficoltà e varietà, sono i primi 3 su cui ci si basa per dare un giudizio di una run. Dopodiché, quando iniziano ad esserci problemi, quindi 2 rider magari fanno cose molto simili o fanno delle run che si eguagliano, entrano in gioco altri 4 fattori. Prima di tutto abbiamo l'amplitudine, ovvero quanto un rider va grosso, perché io posso fare un tailwhip a 1 metro da terra e posso fare un tailwhip a 3 metri da terra, dipende quanto sono bravo io a pompare il salto più in alto. Chiaramente più vai grosso più diventa difficile, perché aumenta l'airtime, aumenta lo stallo, aumenta anche la difficoltà proprio di passare il salto, perché allunghiamo la parabola, bisogna sbattersi molto di più, serve più velocità, più tutto. Secondo fattore che è abbastanza relativo in una gara di slopestyle è l'utilizzo del percorso, perché quasi tutti fanno lo stesso percorso, è difficile che ci siano delle variabili o comunque a volte c'è un salto o 2 nei quali puoi variare, quindi anche questo fattore viene tenuto conto ma è abbastanza relativo in generale. Altro fattore è la progressione. Allora, quando i giudici sono molto in difficoltà a giudicare 2 rider e non sanno dove metterli, tengono conto anche di questa cosa. La progressione non è altro che come viene strutturata una run, ovvero viene pagato di più un rider che parte con un trick facile, diciamo facile perché alla fine si parte sempre con dei trick della Madonna, e andando avanti durante la run cresce nel livello dei trick fino alla fine. Ultimo fattore, che probabilmente è uno di quelli che ha alzato i miei punteggi di parecchio negli anni scorsi durante le mie run, è il fattore di rischio, i rischi che un rider decide di prendersi. Un rider può fare una run di livello alto, però senza fare mai trick esagerati, trick davvero rischiosi, e si piazzerà ad un punto della classifica interessante chiaramente, però non verrà mai premiato quanto un rider che rischia davvero tutto. Ad esempio io nel 2018 a Rotorua ho buttato il twister sull'ultimo salto e sono stato premiato col podio perché ho fatto una run decente di buon livello durante tutto il percorso e poi ho buttato il tutto per tutto sull'ultimo salto, che in caso di caduta avrebbe vanificato tutto il lavoro precedente. Questa cosa viene premiata anche se ad esempio un rider mette nel secondo salto o nel terzo
del percorso un trick davvero difficile e rischioso, perché chiaramente se tu cadi a fine percorso prenderai un punteggio già discreto, mentre se cadi all'inizio prendi i tuoi 10-20 punti e rimani ultimo in classifica. Adesso che sappiamo cosa bisogna guardare per dare un punteggio a una run, andiamo a vedere come iniziano a dare i punteggi i giudici, perché chiaramente quando droppa il primo rider non sappiamo cosa andranno a fare poi gli altri 10-12 che verranno dopo. Bisogna tenere un certo criterio. Come vedete in questo video, il primo rider che droppa prende un punteggio basso. Questo perché generalmente l'ordine di partenza è inverso rispetto alla classifica generale, quindi si presume che il primo rider a partire abbia un livello inferiore rispetto a tutti gli altri. Quindi si parte da un punteggio medio che solitamente va dai 60 ai 70 punti, poi dipende da comunque la run che ha fatto il rider, perché ci sono state anche delle eccezioni, ad esempio Crankworth 2018 se non sbaglio, al Joyride droppa Brandon Semeno prima a partire e fa la run vincente. Chiaramente quindi questo discorso del punteggio base per iniziare viene fatto per facilitare il lavoro dei giudici, ma non vale sempre. Dunque una volta che si è partiti da questo punteggio di base tra i 60 e i 70 punti, quando iniziano a scendere man mano gli altri rider, cosa fanno i giudici? Comparano le run, quindi comparano salto per salto quello che hanno fatto i rider. I giudici durante la run dei rider hanno una tabella come questa qui, dove ci sono scritti tutti i nomi dei rider in colonna, tutti i salti, e sotto ogni casella loro segnano il trick fatto da ogni rider, perché chiaramente in un evento che dura 2 ore, 3, non ci si può ricordare tutto e bisogna quindi segnarsi tutti i trick fatti da ogni rider. Sulla base di questo i giudici cosa fanno? Vanno a comparare il trick fatto da un rider rispetto a un altro sullo stesso salto, e in base a questo si fanno un'idea del posizionamento del rider, se è prima o dopo un altro. Quindi chiaramente non vanno a vedere tutta la lista di rider, vanno a cercare quello che ha fatto la run più simile e si paragonano a quello prima e quello dopo rispetto a dove pensano di metterlo. Da lì esce fuori poi il punteggio che viene dato in maniera media, perché solitamente ad ogni evento ci sono dai 3 ai 5 giudici, quindi ogni giudice dà il suo punteggio che va da 1 a 100 punti. La media dei 4 giudici viene fatta dal computer, dopodiché c'è l'head judge, che è il giudice che supervisiona tutto il lavoro degli altri giudici, che decide se il punteggio va bene oppure se fare una piccola modifica e posizionarlo magari prima o dopo qualcun altro rider. Ora parliamo di deduzione di punti, ovvero come vengono valutati gli errori dei rider. Spesso si vedono delle run quasi perfette e magari si vede un piede per terra, una piccola svirgolata sull'atterraggio. Queste cose vengono tenute conto dai giudici, perché arrivati a un certo livello non basta più semplicemente fare i trick, ma bisogna essere perfetti in tutto. C'è un sistema di deduzione dei punti abbastanza empirico conosciuto dai giudici, che si basa sulla grandezza dell'errore, ovvero ci sono i piccoli errori, gli errori medi e gli errori molto grossi. Allora, i piccoli errori determinano una deduzione che va da 1 a 10 punti e possono essere magari il piede che leggermente scivola e tocca per terra ma non comporta magari una perdita di velocità, l'atterraggio leggermente corto, l'atterraggio un po' lungo, una piccola instabilità in atterraggio. Questi fattori vengono tenuti conto dai giudici quando magari abbiamo due rider che sono molto vicini come difficoltà di esecuzione e non si sa dove metterli, quindi si va a vedere proprio il pelo nell'uovo. Dopodiché ci sono gli errori medi che determinano una deduzione tra gli 11 e i 20 punti, che possono essere magari un piede a terra molto evidente, quasi da tenersi su, un atterraggio molto corto piuttosto che un atterraggio molto lungo, una svirgolata, una perdita della linea, qualcosa del genere. Questi vengono quasi sempre assegnati indifferentemente dalla difficoltà del posizionamento di un rider rispetto ad un altro. Dopodiché ci sono i grandi errori, come sono le cadute oppure gli stop durante la run piuttosto che sgommate, che questi ti fanno perdere dai 20 ai 30 punti, perché chiaramente rovinano la run completamente. Allora adesso cerchiamo di mettere a confronto due run che saranno la mia e quella di Thomas Lemoine del Crankworth Innsbruck 2018, che erano molto vicine, avevamo solo un punto di differenza nella classifica finale, per cercare di capire come vengono rimessi in pratica questi punti che vi ho spiegato prima. Allora facciamo partire Thomas Lemoine. Lui parte, primo drop, subito, 3-6 bar spin, pulito, preciso. Poi sul primo salto fa solo un flip bar, ma come avete visto si notava che prima del bar spin lui voleva farci un no-ender e l'ha mancato, e questo potrebbe essere un motivo di detrazione di punti. Sul boner log 3-6 no-ender, preciso, gigante, perfetto. Poi sul terzo salto 3-6 unturned, molto bello, molto pulito, grosso, prosegue, oppo 3 tac, pulito, il trick in opposite completa il 3 tac dal boner di prima, ai giudici piacciono queste cose. Poi front tac a salire sull'onda, molto bene, molto difficile perché il salto è davvero piccolo.
double track a scendere, perfetto, trick molto tecnico, e conclude con un flip double whip pulito, preciso. È atterrato leggermente sulle ginocchia, ma non è un motivo di trazione questo, era pulito, non ha messo giù piedi né niente. Allora, come vedete, per questa run i giudici gli hanno dato 83 punti. Adesso andiamo a vedere la mia run che ho fatto prima di lui, tra l'altro. Allora, ci siamo, sto per droppare. Si va, 3-6 bar spin dal primo drop, perfetto come le one, quindi uguale. Poi primo salto front flip double bar spin, decisamente di livello tecnico molto superiore a un backflip bar spin e molto superiore a un flip no end to bar comunque, anche se lui ha mancato il no ender. Quindi già qua sarei sopra le one senza problemi. Poi front flip dal boner. Allora, rispetto a un 3-6 tac, io lo comparerei allo stesso modo, perché 3-6 tac è comunque un trick tecnico, però in quel periodo nessuno faceva front flip dei boner, soprattutto uno così grosso, quindi su di me ha giocato il fattore del rischio preso, che probabilmente mi ha premiato. Prima hip, 3-6 whip rispetto a un 3-6 hunter down, leggermente meglio. Sono attirato pulito, mentre le one ha fatto 3-6 hunter down, preciso anche lui, però si vedeva che voleva fare qualcosa di più e quello sicuramente ha fatto sì che magari hanno tolto qualche punticino. Proseguiamo, seconda hip, flip bar to whip con un piede leggermente scivolato, anche se l'ho toccato appena per terra, sono andato via senza problemi. Allora, qui sicuramente i giudici potrebbero aver tolto qualche cosa, però rispetto alle one che ha fatto un oppo 3 tac, il livello tecnico del trick è decisamente superiore e il mio errore non era così rilevante, perché comunque non ho perso velocità, sono andato via liscio. Saliamo sull'onda con un bar spin, perché chiaramente ho sbagliato prima, ho dovuto pedalare, ero scomposto. Qui chiaramente le one mi ha depilato, forse anche a scendere, perché flip tac sì un trick tecnico, ma un 3-6 double bar spin è più tecnico di un flip tac giù dallo step down. E per concludere un cash roll rispetto a un backflip double tail whip. Allora, per come la vedo io, un flip double whip è più tecnico di un cash roll, però nel 2018 pochi ancora facevano cash roll e quindi cash roll veniva premiato parecchio. Bisogna anche stare al passo coi tempi, perché ad esempio un double backflip adesso lo fanno quasi tutti, non viene più contato come 10 anni fa dove era il best trick e con quello magari ti piazzavi benissimo senza fare tanto di più. In conclusione mi hanno dato 84 punti, quindi un punto più di Le Moine, secondo me corretto, perché la mia run era di livello tecnico superiore alle Moine, non dico di molto ma un po'. Ci sono stati dei piccoli errorini, mentre le Moine è andato via liscio come l'olio e quindi alla fine hanno preferito me per la questione della tecnicità dei trick, perché la mia run era molto comparabile anche quella del secondo posto di Nicolai. Ecco, i giudici non fanno altro che fare questo, si prendono il loro fogliettino, scrivono tutti i trick di ognuno e li comparano per vedere cosa hanno fatto i rider. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Adesso io prendo la bici e vado ad allenarmi, perché qua siamo sotto Crankworx e se mi capita che devo partecipare devo essere pronto a mandare le bombe, che io di fare le run facili non mi accontento. Ora sapete come si giudica un evento, quindi quando guarderete la live ragionate sui vostri pensieri, non pensate semplicemente ah cavolo quello è Diego e deve vincere lui. No, bisogna ragionare con la testa. Quindi guardate tutti i rider, fatevi le vostre considerazioni, se avete voglia vi prendete un fogliettino, vi scrivete tutti i trick e provate a fare i giudici voi da casa come faccio io. Dopo le gare io torno a casa, mi ricordo tutto il replay e do i punteggi a tutti per cercare di capire se i giudici hanno fatto un buon lavoro oppure no. Ragazzi, ci vediamo a Innsbruck e spero di essere nella finale del Crankworx.